Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente un video serio. Allora, io mi sono dedicato comunque più agli altri social come Instagram, TikTok. Comunque, se ancora non mi seguite, fatelo perché lì ci sono recensioni complete su tantissimi profumi che magari parleremo oggi in maniera super veloce perché questa è una top 50, se non più di 50, di fragranze estive. Incredibile. Quando la tendenza ormai è diventata top 5, perché so quanto è difficile fare una top 10, devi stare lì, devi parlare tanto, i tempi di montaggio sono lunghissimi. Io faccio una top 50, ne ho scartate un centinaio, ma perché magari alcune fragranze erano ritondanti, erano fragranze che comunque si somigliavano a queste che abbiamo qui. Parleremo delle prime 40-42 fragranze in maniera super veloce, davvero velocissimo, però intanto sapete che sono comunque delle proposte. Io comunque le ho già proposte e ho fatto già dei video quasi con tutte queste fragranze che potete recuperare sugli altri miei social. E la top 10 ovviamente qui da questa parte prenderemo le fragranze e faremo una vera e propria classifica, quindi la top 10 sarà in classifica. Queste sono tutte al numero 11 se vogliamo. Allora ragazzi, iniziamo subitissimo, faremo giusto una carrellata, ok? Velocissima. Iniziamo dalla prima. Boys Elite 1, fragranza marina, fragranza agrumata, fragranza incredibile per quest'estate, ne abbiamo già parlato. Black Sea di Pazzaglia, che dire, la potenza del mare. Però possiamo prendere anche gli altri Pazzaglia, Arctic Sea oppure la Summer Hammer che praticamente sta facendo faville, sta praticamente stracciando ogni record sul mercato. Summer Hammer di Lorenzo Pazzaglia, tutte e tre super potenti, super estive, bellissime. Andiamo avanti, attenzione se mi cadono qua, è un casino. Fougère Royale di Ubigant, stratosferica. Ancora di Ubigant, una fragranza che viene catalogata come fragranza femminile, ma vi posso assicurare che è assolutamente unisex. Mon Boudoir di Ubigant, bellissima, una fragranza con iris, con questi tratti agrumati al suo interno, muschiati, paurosa, davvero. Edge di Nishan, se vi volete contraddistinguere come fragranza marina estiva, insieme a un altro Nishan che ho qui, Ambra Calabria, vincitrice di una delle mie classifiche che sono qui presenti sul mio canale YouTube, classifica primavera-estate addirittura. Queste sono due fragranze estive di Nishan, due bellissime proposte. Poi ancora, andiamo avanti. Yanna di Anfas, la fragranza pulita per eccellenza. Se il paradiso dovesse avere un odore, allora Yanna sarebbe l'odore del paradiso. Madonna mia, cioè, vabbè, stupenda. Non ce l'ha fatta per poco, doveva essere tra le prime 10, ma quegli altri 10 sono fuori di testa. Bora Bora di Giardini di Toscana, fragranza tropicale, lattiginosa, stupenda. Potete trovare il mio video, ovviamente l'ho fatto di recente sugli altri miei canali social. Fragranza bombazza, mettiamoli qui. Black Line di Mansera, la fragranza limonosa, aromatica, tosta da maschiaccio duro, direi perfetta. Super alternativa economica a tutte le fragranze estive che sto consigliando un botto è Cedro Musk di Alice Ashley, bellissima, una fragranza super fresca, estiva, limonosa. Giulietta Sagal Notte à Parfum Superdose, scusate. E questa fragranza l'ho inventata io, sono stato il primo in assoluto a parlare di questa fragranza. Addirittura 3 anni fa mi sono intrippato, gli ho dedicato forse 10 video a questa fragranza, davvero straordinaria. Un Ambroxan super potente, vivace, devastante. Ask di Mayora Parfum, il mare super potente con un tocco fruttato al suo interno, bellissima. Veramente tra le profumazioni estive che mi sono, ecco, delle nuove proposte estive di quest'anno che mi sono davvero piaciute tantissimo.
Stand Out di Bruno Perrucci, ex Mood, però io ho ancora questa fragranza dove c'è scritto Mood, e ne vado orgoglioso. Fragranza pazzesca, dura un botto sulla pelle, è super estiva, la sto utilizzando tantissimo, è una fragranza perfetta per ogni tipo di occasione. Paranadi Boys, c'ho il piccolino, cioè almeno mi è rimasto il piccolino, il grande l'ho devastato, finito. Fragranza stupenda, mi ricorda una mia vacanza a Polignano a Mare dove praticamente l'ho utilizzato tutti i giorni e niente, un ricordo estivo favoloso, incredibile, fragranza che funziona sempre. La miglior versione di Creed Aventus che possiate avere in collezione, più performante e molto più aromatica, bellissima. Paranà è stupenda. Andiamo con una trilogia di fragranze di Claudio Zucca. Deepwater, Mineral Wood, Amber Eden, sì, no, Eden Amber, scusate. Ecco, la versione magari più marina, acquatica, una versione un po' più introspettiva, agrumata e incensata allo stesso tempo, è una versione più fruttata. Ecco, magari tre modi di vedere l'estate da parte di Claudio Zucca, potete scegliere quella che vi piace di più, davvero tutte e tre strepitose. Un'altra fragranza che mi crea un ricordo olfattivo di quando ero più piccolo, una fragranza fruttata, l'Osna, che mi ricorda un po' uno shampoo Garnier che utilizzavo quando ero piccolo e che risveglia i ricordi di tantissime persone che ve la sentono addosso. Un fruttato super particolare, super bello, piace un botto alle donne, cioè questa piace veramente un sacco alle donne, incredibile. Ragazzi, super potente, una fragranza che cioè, non ha bisogno di presentazione, Tigar di Bulgari, fragranza estiva per eccellenza, un limonato vivace, frizzante, super potente, tra i più apprezzati ovviamente al mondo della linea di Bulgari. Tigar, bellissima. Neroli Mediterraneo di Paris Monte Carlo. Che dire, l'anno scorso ne ho abusato di questa fragranza, mi ricorda davvero tantissimi sentori che si possono sentire nei posti del Mediterraneo proprio, quindi dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla stessa Puglia anche, stupenda. Neroli Mediterraneo è bellissima. Peccato che non è arrivata per pochissimo tra le prime 10. Ragazzi, Masa di Kajal non è entrata tra le prime 10 perché è una fragranza che ho ricevuto da poco, ma comunque l'ho portata sul canale proprio qui su YouTube. Ne abbiamo parlato con Daniel di questa fragranza, dove l'hanno presentata all'Exans 2023. Bellissima e vi dirò, funziona benissimo anche d'estate. È una fragranza sorprendente, il massimo dell'eleganza verde, ragazzi. Mamma mia, cioè, di un aromatico incredibile. Non ancora tra i primi 10 perché, ragazzi, l'ho ricevuta da poco, solo questo è il motivo e ancora non l'ho testata per bene. Però manca anche il video, diciamo, il video completo sugli altri miei social, quindi comunque seguitemi anche lì perché sta per arrivare, fra qualche settimana di sicuro, anche la recensione completa di Masa. Una fragranza con degli aspetti talcati, muschiati, sai, per chi piace questo tipo di interpretazione estiva, è Samarkand Spirit di Bejim, un brand non mi ricordo, Uzbekistan o Azerbaijan, comunque. Loro sono straordinari e questa fragranza ovviamente è prodotta in Francia, bellissima, bellissima. Mi ha accompagnato in una di queste sere d'estate ed è stata davvero una bellissima esperienza olfattiva. Non me la ricordavo, però facendo pulizia tra tutte le fragranze e poi scegliendo le migliori, ho detto no, no, cioè, ma lei la devo portare. E poi quella sera stessa l'ho indossata, è stupenda. Un'altra fragranza che per me d'estate è, vabbè, 4 stagioni, ma d'estate è stupenda, Blackout di Rito. Una fragranza davvero incredibile, soprattutto se indossata in situazioni dove c'è gente, quindi concerti, feste, ormai quest'estate ce ne sono di diversi e quindi se utilizzate Blackout vi posso garantire che il complimento è assicurato e poi questa fragranza
crea un ricordo olfattivo incredibile a qualsiasi persona che ve la senta addosso. Stupenda. Poi, una fragranza che mi ha stupito, Cannabis Dolce di Boys, una fragranza che all'inizio non l'ho quotata tantissimo, però poi sentendo questo tratto verde, questi tratti un po' dolci, davvero super equilibrati, va benissimo per quelle giornate estive dove magari c'è un po' di pioggia, poi esce il sole, proprio perché l'ho utilizzata in una di queste occasioni qui, dove la mattina c'era il sole, dopo 2 ore c'era pioggia, poi è uscito di nuovo il sole, poi si è messo di nuovo a piovere, e l'esperienza olfattiva che mi ha creato è stata davvero incredibile, davvero bellissima. Questa è un'ottima proposta per utilizzare, insomma, quest'estate, ma non solo. È una 4 stagioni, assolutamente, però, ragazzi, se c'è un po', sai, di pioggerellina estiva, Cannabis Dolce è spettacolare. Lofoten di Olfattology, questa fragranza è tutto. Ho fatto un video proprio di recente sull'Ofoten, è straordinaria. Marina, muschiata, talcata, leggermente legnosa, ha tutte le caratteristiche per essere una fragranza da poter indossare tutti i giorni, in qualsiasi occasione, perfetta, perfetta per quest'estate. E non solo, anche per tutte le altre stagioni. Interpretazione dell'Ambroxan, ecco, Molecule, voi sapete come si comportano le fragranze di Molecule, qui sono aromatizzate più iris e più mandarino. Io ovviamente ho fatto scendere più l'iris proprio perché è la mia fragranza preferita, ecco, della linea, ma mandarino non è assolutamente da meno. L'ho utilizzata un po' meno, ma comunque l'ho utilizzata e ragazzi, queste fragranze non molestano nessuno, non molestano voi. A volte vi sembrerà anche di non indossarle, ma state sicuri che ve le sentono addosso e per le prime 2 o 3 ore riempiono le stanze. Sapete, è il comportamento tipico dei Molecule, fragranze pazzesche, assurde. Una fragranza con un touch fruttato, sai, a chi piace, dice non mi piacciono i marini, non mi piacciono i legnosi, non mi piacciono, magari ti piace il fruttato estivo, leggero, che sa di gelato, ecco. Buontalenti di Profumo di Firenze, bellissima, bellissima proposta che funziona benissimo per l'estate. E questo è proprio un profumo che sa di buono, ok? Che ve lo sentono e dico, profumi di buono. Ecco, Buontalenti. Una fragranza che per quegli uomini che sono un po' più attaccati a quel desiderio di profumo, che sia di colonia, di dopobarba, ecco, che però lo vogliono in sotto forma di profumo, ecco, aromatico, proprio bello aromatico verde, fresco, Giardino Benessere Mister Colonia. Questa è una bellissima alternativa per tutti quegli uomini che hanno bisogno di sentirsi proprio maschi. Cioè, incredibile, bella. Ragazzi, fragranza dell'anno, cioè stupenda, qualità, prezzo, complimenti, chi più ne ha più ne metta, Tramonte di Botanicae. Ne potevo portare anche altri, ma ho deciso di portare solo Tramonte perché voglio che questa fragranza sia proprio di spicco proprio del brand, perché questa fragranza è perfetta, perfetta. C'è chi magari dice no, ma non la vedo troppo estiva. No, no, fidatevi che questa fragranza è super estiva, stupenda. Poi vabbè, si può utilizzare in tutte le stagioni, però è un best compliment. Cioè, è un compliment morbido. Ecco, una fragranza super morbida con un ricordo di tramonto. Ecco, tramonto, infatti, il suo nome, bellissima. Andiamo avanti. Caio di Kinetic Parfum Barcellona. Ragazzi, che dire, cioè, questa è una fragranza elegante, che piace, a tratti potrebbe ricordare Allure Home Sport di Chanel, ma qui, ecco, potrebbe ricordare, perché comunque ha dei sentori che si avvicinano a quel tipo di fragranza, ecco, giusto per farvi capire, però di una qualità eccezionale, da una durata incredibile, 6-7 ore, comunque la vostra giornata lavorativa se la fa di sicuro, di sera molto elegante, se vi volete contraddistinguere ragazzi Caillou è straordinaria.
Abbiamo parlato già di questo, di questo. Ah, ma stiamo andando come i treni, ma bisogna andare così. Ragazzi, tre super proposte di gritti della linea I Turchesi. Sapete che la linea I Turchesi si ispira proprio all'estate. Sono tutte straordinarie. Queste tre sono incredibili, ma ne abbiamo una tra le prime 10 che secondo me è la mia preferita più che altro. Allora, Pomelo di Sorrento, una fragranza stupenda, cioè un agrumato eccezionale, super aromatico. Sai, di quando arrivi dopo la doccia, camicia bianca e i tuoi amici ti stanno aspettando per l'aperitivo? Perfetta. Poi la Costiera, che è una fragranza, diciamo, con un touch di Ambroxan molto importante, ma sempre aromatico. Ecco, la versione aromatica di Giulietta Sagan, Notte a Parfum Superdose, però... No, vabbè, ragazzi, cioè, stupenda. Cioè, con un Ambroxan, con questo tratto aromatico, agrumato allo stesso tempo. Cioè, è spettacolare. È comunque un best compliment anche lei. E poi Siracusa, la novità di quest'anno, ho un video dedicato a questa fragranza stupenda. Cioè, questo è un modo diverso di interpretare l'estate. Veramente per contraddistinguersi, ecco, stare lì un gradino in più degli altri, Siracusa è straordinaria. Cioè, qui ti chiedono davvero, ma che profumo hai? Cioè, te lo dicono, appunto. Davvero stupenda. Andate a vedere il video, magari così ne potete sapere di più. Ci avviciniamo a tre mostri sacri che dovevano essere nella top 10, ma purtroppo non ci sono. Purtroppo. Allora, iniziamo con Oriut di MCL. Allora, conoscete questo packaging, ne ho parlato sugli altri social, è un packaging super pesante, pesa davvero 3 kg, non lo so, incredibile, super particolare. È una fragranza, mamma mia, questa è proprio divina. Questa è quando si avvicina qualcuno e dici ti posso dare un morso, cioè sei proprio buono, sei buonissimo. È un fruttato così equilibrato, così buono che indossato sia da un uomo che da una donna, best compliment, fragranza assurda. Ci sto lavorando per fare un video dedicato a questa fragranza perché si merita un video incredibile, perché cioè, qui mi volevano davvero staccare il collo. C'era una tipa che mi voleva staccare il collo, ha detto senti, non te ne venire più con sto cacchio di profumo perché se no ti mangio. E quindi, se volete qualcosa di buono, che volete veramente penetrare, fare colpo, se siete nella serata dove dovete acchiappare, allora, lei è la fragranza giusta. Ragazzi, altri due super mostri incredibili. Potenza stratosferica, Stocksness di Alma, una fragranza marina, perché qui ci sono questi tratti salati, questi tratti muschiati, questi... No, vabbè, cioè, straordinaria. Potenza alla Mega Mare? Assolutamente se la gioca. Questa fragranza dura un botto. E ragazzi, cioè, è incredibile. Questa ho anche un video dedicato che è andato anche super virale. Bellissima. Stocksness è una fragranza di un altro pianeta, un altro livello. Ma se vogliamo andare ancora più in alto, proprio uscire proprio dall'universo ed entrare in un altro buco nero dove c'è un'altra galassia e dove ci sono altri pianeti e dove c'è una via lattea fruttata, ragazzi, cioè, qui mi soffermerò un secondo in più rispetto alle altre fragranze. Parliamo di Synergy di Scientologia. Allora, questa fragranza praticamente è così devastante, dedicata proprio alle persone che hanno bisogno di un profumo che se lo sentono per giorni, ok? Allora, io ho fatto un po' di test, un po' di giorni di test con questa fragranza, però mi sono accorto che quando faccio il test con questa fragranza, sia il giorno dopo, sia per i prossimi 2 giorni, non posso testare nient'altro, perché tutto mi sa di questa fragranza. È così si mangia tutto, cioè si mangia tutti gli altri profumi, cioè 2 sprayate di questo e lo tenete addosso per 2 giorni. Cioè avete presente la potenza di Megamare dei
primi tempi, dei primi budge, ecco, devastante. Però non è un mega mare, questa è una fragranza fruttata, creata con queste nuove molecoline sintetiche. Molecoline? Sì, molecole sintetiche che sono davvero incredibili, devastanti, cioè riempie le stanze, riempie le auto, ogni volta, cioè, non lo so, è devastante, punto. Però ragazzi attenzione, perché ci sono i pro e i contro. Vi sentono a 100 metri di distanza, però ogni cosa che utilizzate, camicia, maglietta, qualsiasi roba, la dovete lavare almeno per 2 volte perché è potentissima. Cioè, è proprio è una roba assurda. Penso che sia al primo posto ad oggi come fragranza super potente che ho nella mia collezione. Diciamo la versione 2.0 di un'erba pura. Sapete quanto è potente erba pura? Ecco, questo è più potente. E non c'entra nulla con erba pura in quanto a gusto olfattivo. È un fruttato totalmente diverso. Niente, devastante, devastante. Ti deve piacere, ti deve piacere proprio questo tipo di fragranza che tu devi essere uno che quando arriva, ecco, devi essere il re della festa, devi dire, senti, qui stasera vi ho annullati tutti e sentite solo me. Ecco, Synergy di Scientologia. Bene, 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 non ci credo che abbiamo parlato di tutte queste fragranze. Oh my god, oh my god, spostiamo un po'. Non voglio fare danni. Ok. Ragazzi, top 10 assoluta di quest'estate. Iniziamo con... La metto al numero 10, Marine di Primera Perfumes, perché ancora non si trova in commercio in Italia. Però è già commercializzata in Spagna, quindi magari se vi fate un giro su internet ve la riuscite pure a recuperare. Sono degli extrait de parfum che hanno un costo importante. Marine è strepitosa. C'è grande equilibrio, una fragranza davvero marina con questo touch salato, questo touch muschiato, touch agrumato allo stesso tempo. Bellissima, super equilibrata, dura un botto, davvero. 8 ore su di me, ma anche di più volendo. Sui vestiti, comunque, sulle t-shirt si attacca, sulle camicie si attacca davvero tantissimo. Una bella interpretazione di Marina, ecco, per quest'estate. Marine di Primera Perfumes. Allora, ragazzi, al nono posto inserisco Frammenti di Boys 1920. Straordinaria, cioè una fragranza davvero che insomma ha colpito tutti, tutti ne parlano. È stupenda, è straordinaria, best compliment, con questi tratti fioriti, leggermente talcati. È una fragranza che niente, piace praticamente a tutti, è incredibile. E poi indossata d'estate, ragazzi, è veramente un touch in più perché questa fragranza con il calore del corpo, quando il corpo si riscalda, dà il meglio di sé e inizia a proiettare e a farsi sentire praticamente ovunque. Quindi questa alternativa è veramente super valida. Non ho posto, ma perché le altre... Boh, non lo so, cioè, peccato, non ho posto. Ma dove ti devo mettere? Cioè, dove ti metterei? Boh, non lo so, raga, cioè, sono veramente in difficoltà, adesso che ci ripenso, però non ho posto, dai. Comunque, sono tutte 10 strepitose, straordinarie, stra mega, 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 mega. Bene. Wow, incredibile. Vabbè, io andrei con Amber des Abyss di Ubigant. Questa è un'ambra marina così particolare che quando ho realizzato il Reels per questa fragranza, che l'ho spruzzata un po' in giro all'aria aperta, non ero in un posto chiuso, cioè le persone che dicono ma scusa, me ne puoi spruzzare un po', me ne puoi spruzzare un po'? Ho anche dei video che poi non ho pubblicato più perché ho detto vabbè, lasciamo perdere. E ragazzi, cioè, piace perché poi nell'aria si crea proprio una patina di ambra così aromatica e così pulsante che è davvero incredibile. Utilizzata d'estate, ma io direi che comunque è una 4 stagioni, però ragazzi,
è un'ambra stupenda, stupenda, con un touch marino, vabbè, creazioni alla Luca Maffei di cui, insomma, sappiamo che comunque sono tutte grandi fragranze. Bene, ottavo posto, settimo posto. Mannaggia, 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 ragazzi. Settimo posto. Che cosa mi dovete far mettere al settimo posto? Arancia ambrata di Gritti. Madonna, ragazzi. Questa fragranza è veramente bellissima. Cioè, per tutti gli amanti delle fragranze con quel touch aranciato, un touch mandarinoso, se vogliamo, un po' amaro con vetiver, un tocco di incenso, super aromatico. Ragazzi, cioè, questa è proprio un'esperienza olfattiva stupenda. Arancia ambrata di Gritti. Ragazzi, provatela. Provatela perché di tutte le turchesi, diciamo che questa non lo so, ha quel, non lo so, ha quel touch in più rispetto alle altre, sia in quanto a durata, perché comunque mi dura più di tutte le altre. Sarà anche per via di questa sua fase, la sua seconda fase, perché parte super aromatica, un po' amara, poi arriva ecco questo vetiver, un tocco di incenso, poi alla fine che la rende un po' contemplativa, stupenda, cioè utilizzata al tramonto ad esempio, e poi arriva la sera, la notte fonda, è qualcosa di incredibile, bellissima, arancia ambrata di Gritti. Ci farò un video dedicato, un videone, perché sta fragranza è fuori di testa. Bene, abbiamo fatto decimo, nono, ottavo, settimo, sesto posto. Sesto posto, sesto posto, sesto posto. Per Fatalo Blue di Andy Tower. Cioè, ragazzi, questa fragranza, per quanto riguarda le fragranze salate, saline, le fragranze di questo genere qui, è una spanna sopra tutte. È una spanna sopra acqua di sale, è una spanna sopra eolie, parfum, è una spanna sopra, non lo so, tutte le fragranze salate che hanno comunque quel sentore lì, a mare di Cartusia, ecco, lei è una spanna sopra in quanto a proiezione, durata, sensazione di freschezza, complimenti, cioè non lo so ragazzi, cioè, se volete una fragranza salata, ma proprio salata, quel mare salato proprio, cioè dove non so se siete mai stati in una salina, ecco, proprio questo è l'odore di una salina, ok? Con un touch fresco, ok? Stupendo. Fatalo Blu è strepitosa, bellissima, cioè questa no, imbattibile, imbattibile. Stupenda. Allora, ragazzi, adesso passiamo alla quinta posizione con una fragranza super economica. Che tu mi dirai, ma Enrico, dopo tutta sta valangata di fragranzone che partono, che ne so, dai 350 400 euro fino ad arrivare alla 30 euro. Ragazzi, 30 euro spesi bene d'estate. Perché no? Ma perché no? E vi porto questo super fragranzone, perché si parla ultimamente di tantissime fragranze arabe dove, ragazzi, fidatevi, il 90% delle fragranze arabe sono delle copie o quantomeno delle ispirazioni, ok? Però oggi vi porto questa che in quanto copia è una copia, però, ragazzi, cioè la miglior copia che c'è sul mercato di... Vediamo se qualcuno la conosce. Allora, lei si chiama Shiyaka, scusate se leggo perché non voglio sbagliare, di Cadlage. Eccola qua. La miglior copia di Reflection Man di Amouage. Però ragazzi, questa qui è più intensa, più forte e ha una durata assolutamente maggiore. Che uno poi ci pensa e dice, minchia,
cioè, devo andare a spendere 300 euro per Reflection Man, ad esempio, quando hanno creato questo mostriciattolo qua. E questo, vabbè, questo ne vale la pena, ragazzi. Io poi sapete che se mi spingo oltre su una fragranza araba è solo perché ne vale veramente la pena. E conosco la qualità di questa fragranza e vi ripeto, è una qualità alta. Non è una qualità super sintetica, sapete quello che voglio dire? Sapete quando ci approcciamo a quel mondo arabo delle copie, no? Questa è una roba fatta bene e deve essere in una classifica come questa, perché quando abbiamo, soprattutto d'estate, un matrimonio, un battesimo, una comunione, una cresima, ragazzi, se volete essere il top dell'eleganza, Amouage Reflection Man è il top, ma se non abbiamo budget, ecco la soluzione. Punto e basta. Andiamo avanti. Quarto posto, ragazzi. Quarto posto per una fragranza che è pazzesca. Etruscan Water di Francesca Bianchi. Mamma mia. No, vabbè, questo è il mare etrusco, cioè il nome è così azzeccato che se uno pensa all'epoca etrusca è niente, pensa a Etruscan Water di Francesca Bianchi. È stupendo. Cioè, questa è un'ambra paurosa, è un'ambra acquatica. Ecco, forse lei è stata proprio la prima a interpretare l'ambra in questa versione qui, ecco, nella versione marina, nella versione acquatica, direi. Con un'evoluzione in pelle davvero incredibile, davvero una fragranza super sofisticata. Vengono fuori queste parti di basilico, queste parti di gelsomino, queste parti di muschio, queste parti di pompelmo. È un tutt'uno. Addirittura questa è una fragranza che non ha piramide. Ragazzi, questa fragranza non ha una piramide, cioè è tutto super lineare, è tutto, come dire, clac, 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 imballato, è fatto, niente, è super speciale, è fatto in una maniera straordinaria. E comunque, ragazzi, davvero, cioè, questa è la fragranza delle passeggiate nei centri storici che abbiamo in Italia, questa è la fragranza con cui differenziarsi, è una fragranza perfetta per quest'estate, cioè se volete qualcosa che vi elevi e vi porti comunque a un altro step, a uno status, ecco, di un altro livello, Etruscan Water di Francesca Bianchi, stupenda, ne ho parlato anche tantissimo. Terzo posto per un'interpretazione marina davvero differente ed è Nautilus di Alma. Madonna, questa fragranza, ragazzi. Davvero, Alma, sapete che ormai è diventato uno dei miei brand preferiti. È una fragranza pazzesca, marina, con questa nota di... Guardate, il colore. Vabbè, ho già un video dedicato, andatevelo a recuperare, perché in quel video ho già detto tutto su questa fragranza. Non ha una performance stratosferica, dura intorno alle 5-6 ore, però ragazzi, 5-6 ore fatte bene, super aromatiche, con questa nota di violetta un po' pepata. Piace, ragazzi, se vi dico che piace è perché ho ricevuto un botto di complimenti con Nautilus e vi posso garantire che la sensazione di freschezza che avrete nel vostro raggio è spettacolare, davvero incredibile. Nautilus di Alma. Secondo posto, saremo super velocissimi, Cedro di Diamante di Paris Monte Carlo, perché ragazzi è stato il mio primo posto per 3 anni di fila, cioè questa è la mia terza boccia, quasi finita, finirà insomma alla fine di quest'estate. Stupenda, cioè questa è una fragranza davvero incredibile. Mamma mia, cioè il cedro più bello, più brillante, più rinfrescante, più vivace che c'è sul mercato. Best compliment anche lui, perché con lui è, cioè, vai a botta sicura, cioè ti fanno il complimento, piaci, sei di pulito,
Niente che dire, ha tutte le qualità possibili per piacere praticamente al 99% delle persone sulla faccia della terra. Quindi, ecco, in quanto a versatilità, ha sempre vinto lei proprio per questa qualità in più rispetto a tutte le altre. E non che perché comunque, voglio dire, questa nota di cedro trasformata in questa maniera qui, per me è sorprendente, cioè incredibile davvero. Cedro di diamante di Paris Monte Carlo. E poi ragazzi, quest'anno le batte tutte, ne ho già parlato più volte, Skin Mask di Attar Alas. Cioè, no, vabbè, devastante, devastante, una fragranza pulita, muschiata. Ogni qualvolta che io arrivo in un posto, ma ve lo giuro, ogni qualvolta io arrivo in un posto, dico, ma che profumo hai? Che profumo, ma che buon profumo! Stupendo! Ma che cos'hai? Ma è buonissimo! Dammi il nome, me ne puoi fare un campioncino? Mi hanno detto di tutto, mi stanno dicendo di tutto su questa fragranza. Sono stato addirittura al concerto di Arcangel a Milano e ragazzi, lì nella calca delle persone era una fragranza che a parte che mi difendeva e che comunque ero il più pulito, quello che sapeva di più pulito di tutti. In più si avvicinavano e in più a due file dietro dicevano: Ma da dove viene questo profumo? Ma senti questo profumo? E io sentivo dietro che dicevano questo. Perché questa fragranza, cioè, una volta che c'è un pizzico di vento e inizia a proiettare, ragazzi, regala emozioni, regala sensazioni, belle sensazioni. E comunque vi posso garantire che anche le persone che erano proprio a fianco a me hanno detto: Mamma mia, tutto il concerto con il tuo profumo, c'è inebriati. Cioè, capito? Cioè, mi hanno detto ste robe, capito? Questa fragranza è stupenda. Ed ecco qui l'abuso. Non so se si vede. Cioè, raga, è finito. Cioè, questa io non so se riesco a durare per inizio fine settembre, prima che sì, fine settembre, prima che me ne vado in vacanza, però cercherò di custodirla al massimo, però ragazzi è una droga, è un colpo sicuro, è un po' il cedro di diamante, ma la versione muschiata e pulita, cioè piace praticamente al 100% delle persone che te la sentono addosso. È incredibile, cioè è stupenda. Mamma mia, cioè, io ancora non capisco come si possa creare, e qui va urlato fortemente, come si possa creare un capolavoro di questo tipo. Perché ragazzi, questo è un capolavoro, punto. Non ci sono altre parole, provatelo, ordinatevi i campioncini. Io per esempio so che ce l'ha Profumeria Tafuri, che comunque voglio dire, loro sono simpaticissimi. Se volete, ordinatevi, non so se loro fanno il servizio di campioncini, chiedete al massimo, scriveteli, anche in privato loro rispondono a tutti, provatelo, provatelo e poi venite sotto i commenti e mi scrivete: Rico, hai detto una cagata? Oppure Rico, che profumone ci hai fatto scoprire. Skin Mask di Attaralas al numero 1. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine. Il parco fragranze qui è davvero enorme. Ogni fragranza potrebbe rispecchiare un aspetto o una peculiarità vostra che comunque si può riconoscere in una di queste fragranze. Le proposte sono tantissime, sono sicuro che tra queste troverai la tua fragranza perfetta per quest'estate. Ragazzi, ci vediamo prestissimo. Vi do un tip. Sto preparando le live su YouTube, finalmente, quindi una volta a settimana saremo in live. Spero dopo le vacanze estive, quindi per i primi di settembre, pronti perché le live ci aiuteranno insomma a spulciare per bene i profumi, a raccontare come si comportano e ovviamente parleremo solo ed esclusivamente del meglio, ok? Perché l'idea qui di dire sempre ma è tutto buono? Ma è tutto buono? No ragazzi, ci sono così tante fragranze che sono
decine di migliaia, ok? Perché parlare di tutto è impossibile. E quindi si parla di quello che è buono e che comunque sono poche centinaia. Però ragazzi, il parco fragranze è davvero immenso. Quindi quando qualcuno dice, ma è tutto buono, dillo alla mamma, dillo all'avvocato e dillo a tua sorella. Ragazzi, fate attenzione, seguite ovviamente chi vi piace seguire, però non fatevi impappocchiare da nessuno, raga. Cioè, il real riconosce il real come sempre e io lo so, e il fake sta sempre con il fake. Quindi ci vediamo al prossimo video e parola d'ordine, vediamo se ve la ricordate ancora. So che la sapete, so che la sapete. Vamos. Ciao ragazzi.